Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Siamo arrivati a metà aprile. Questo è un po' il clima di questo periodo. Aprile è sempre un mese in cui dobbiamo aspettarci un po' di tutto, questo l'ho già detto anche nel video precedente. Un mese in cui tutto riparte, però a volte viene bloccato da questi eventi atmosferici che possono essere magari la pioggia, un abbassamento delle temperature e soprattutto anche non più tanto il freddo, perché fa più che altro c'è questo fresco mattutino abbastanza intenso. Di notte le temperature sono sugli 8-10 gradi, quindi va bene per lo sviluppo delle piante. Quello che sto notando qua in giardino adesso è un attimo di fermo e soprattutto di nuovo un inizio di invasione un po' di lumache. Stanno cominciando a spuntare di nuovo le lumache qui nel giardino, infatti ogni tanto vengo giù a controllare perché sono giorni di pioggia anche abbastanza intensa, piogge particolarmente intense. Questo mi fa un po' dispiacere perché erano in atto proprio delle fioriture abbastanza importanti qui in giardino, più che altro per quello che riguarda il glicine. Abbiamo visto in un video precedente la potatura del glicine e quindi mi sarebbe piaciuto farvi vedere poi anche la fioritura e i risultati della potatura di questa pianta, però la guardiamo insieme. Sta cominciando già di nuovo un pochettino a piovigginare, la guardiamo insieme magari in questo video che non sarà molto lungo, proprio per il fatto che non so per quanto tempo posso stare ancora qua in giardino, perché c'è sempre magari quell'oretta di fermo per quello che riguarda la pioggia e poi di nuovo ne viene giù un bel po'. La potatura ha funzionato perché i 3 glicini hanno cominciato a fiorire, uno un po' di più, quello bianco invece è ancora con i boccioli dei fiori in formazione, così li guardiamo insieme e osserviamo un pochettino se i risultati appunto della potatura sono stati abbastanza buoni, e direi di sì. Vediamoli insieme in questo video di Appuntamento in Giardino. Eccomi qua al di sotto del glicine bianco. Scusate l'inquadratura, ma con questa luce oggi non riesco a far risaltare queste piccole infiorescenze che stanno venendo fuori. Questo è il glicine bianco. Come avevo detto in un video precedente all'Appuntamento in Giardino, quando abbiamo parlato della potatura del glicine, metterò poi un link al di sotto di questo video, ogni ramo laterale durante la potatura deve essere preservato perché sono quelli che porteranno poi i fiori, quindi questi piccoli rametti che troviamo sui rami principali, che hanno uno sviluppo breve, circa un 15 cm, sono quelli che poi porteranno i fiori. In effetti il glicine bianco dopo la potatura vedete che nello trascorrere del tempo ha sviluppato tutti i suoi fiori. Tra circa qualche settimana, penso 2 settimane, qui sotto ci sarà veramente tutta una serie di fiori bianchi. Questa è una varietà di glicine bianco con delle infiorescenze che sono lunghe anche 30 cm, quindi qua sotto ci sarà questa nuvola bianca. Adesso il glicine è praticamente ha invaso metà del gazebo, tra 1-2 anni continuerà a svilupparsi. Io spero di riuscire a colonizzare totalmente il gazebo per avere poi questa bellissima zona di ombra poi in estate, per poter sostare poi di sotto del gazebo quando ci sono queste giornate particolarmente torride. Vedete che comunque tutti i rami laterali, come avevo detto nell'altro video, hanno conservato i fiori perché non li ho tagliati, non li ho potati, ho solo tolto quello che era in eccesso e si sta sviluppando questa bellissima fioritura. Mi spiace veramente per questa inquadratura, però penso che riuscite a vedere tutti questi piccoli gruppetti che saranno i fiori. Ecco, qua invece potete vedere un altro glicine che ho qui in giardino. Questo è il glicine con il tronco contorto, che abbiamo visto spesso, ne ho parlato veramente tanto. Sta sviluppando i suoi fiori. Per fortuna sono ancora chiusi, quindi anche se piove oggi, domani e anche per qualche altro giorno, diciamo che questa apertura totale dei fiori si avrà poi la settimana prossima. Spero di beccare una bella giornata di sole per farvi vedere poi queste fioriture. E nonostante il lavoro fatto di potatura abbastanza decisa, vedete che lo sviluppo dei fiori è veramente notevole.
La parte centrale del glicine io la tengo sempre molto libera, proprio per non appesantire troppo la pianta, perché poi si ricopre di nuovo di foglie, quindi fa il suo peso e questo tronco contorto poi, come dicevo, rischia di spezzarsi. Quindi una pianta che tengo sempre molto piccola, molto contenuta, però nonostante questo la fioritura ogni anno di questo glicine è sempre spettacolare. Piogge permettendo naturalmente, perché speriamo che smetta di piovere, faccia 1 o 2 settimane di sole, in modo da poter godere della fioritura del glicine e tra l'altro anche del suo odore, che soprattutto nelle giornate di sole è particolarmente intenso. Prima di portarvi davanti l'altro glicine, che invece ha una fioritura in atto, quella del gazebo, perché in una zona un pochettino più riparata, perché è un po' più vicino alla casa, lì la fioritura è veramente quasi in atto, purtroppo un po' rovinata da queste piogge. Vi faccio vedere qualche angolino qua del giardino. Qua ad esempio anche il banano, la musa Baggio, ha cominciato a sviluppare già le sue foglie, quindi qui nell'arco del mese partiranno le vegetazioni del banano, che metteranno in ombra poi tutta la zona in cui ho messo proprio delle piante che vogliono ombra. Il sole sarà sempre più forte, trasmetterà sempre più calore durante i mesi, quindi si arriverà poi al mese di maggio in cui comincerà a fare veramente caldo, e le piante che ho sotto il banano hanno bisogno di più protezione, ma le foglie del banano stesso daranno a queste piante la protezione di cui hanno bisogno. Qui noto anche una piccola lumachina, qui c'è un'altra piccola lumachina che sta viaggiando sul banano. Anche le lumache con questi giorni di pioggia si sono sviluppate qua in giardino, quindi vedo che hanno cominciato già a danneggiare diverse piante. Speriamo veramente in un periodo non tanto piovoso come quello dell'anno scorso, perché l'anno scorso con le lumache ho avuto veramente tanti problemi. Comunque qua comincia a sembrare proprio un posto abbastanza tropicale con le foglie del banano, e in più questa atmosfera un po' così chiusa mi fa proprio pensare a un qualcosa di molto esotico nonostante la temperatura. Però non lo so, il mio giardino con la presenza del banano acquista sempre questo aspetto esotico, un po' tropicale, che a me piace veramente tantissimo, perché spezza proprio con tutta la natura che c'è intorno, che è una natura di clima temperato. Hanno cominciato già a tirar fuori fiori anche gli iris, anche nel sentiero degli iris stanno cominciando a spuntare i fiori. Quelli sono leggermente un po' più indietro, perché lì è un terreno in pendenza, quindi ha ricevuto un po' meno acqua nelle scorse settimane, quelle poche volte che ha piovuto. Mentre qua sotto, che è un po' più in piano, l'acqua si accumula, questo è un terreno argilloso quindi tende a trattenere l'acqua, e qui gli iris hanno una fioritura un pochettino più sviluppata. Questi sono tutti classici iris con questo colore viola, bluastro molto accentuato. Sono degli iris che si possono trovare veramente dappertutto, almeno in questa zona li coltivano tantissime persone, probabilmente se li sono passati uno con l'altro nel corso degli anni, e quindi tutti hanno questa varietà di iris, che però a me piace tantissimo perché è molto robusta, si sviluppa bene, riesco anche a non curarla particolarmente, a parte la pulizia, e tirano sempre fuori questi bellissimi fiori. Mi spiace che gli iris abbiano questa fioritura unica durante l'anno, primaverile, che colora veramente tutto, e poi tornano ad essere solo delle piante con delle foglie verdi, ma le foglie degli iris sono anche molto belle. Ci sono degli iris che sono anche rifiorenti, alcune varietà. Purtroppo alcune varietà di iris sono anche molto costose, quindi bisogna fare veramente molta attenzione nell'acquisto, perché si rischia di spendere veramente tanto. Però ci sono delle varietà rifiorenti, quindi a fine estate tornano in fioritura, probabilmente un po' meno intensa, diciamo, come quantità di fiori, e alcuni iris sono anche profumati. Spero quest'anno di farvi vedere, come ho fatto nel video dell'anno scorso, quell'iris nero profumato che mi ha dato la mia amica Tiziana, che è veramente qualcosa di straordinario. Comunque potete vedere qui una grande vegetazione e uno sviluppo floreale bellissimo. Colorerà al di sotto di questo glicine di blu il terreno con questi fiori bellissimi. Eccomi qua davanti ad un esperimento che ho fatto l'anno scorso. Io in autunno ho piantato in giardino una gardenia. Io ho una grande pianta di gardenia dove ho il gazebo dove metto le piante, quelle più delicate. Quella pianta è protetta in inverno nel gazebo in cui metto intorno questo nylon, e fa una specie di serra fredda, quindi è una sorta di protezione. Questa telea invece l'ho messa in giardino, l'ho messa piantata qui 1 o 2 mesi fa, quindi non ho ancora sentito veramente un inverno pieno nella sua totalità,
E quest'anno vedremo come sarà l'inverno, spero che arrivi anche una nevicata. Voglio proprio vedere come si comporta questa gardenia in questa zona in cui abito, perché io abito nella zona dell'inverso, non prendo totalmente il sole in inverno per tutto il giorno, alle 2:30, 3 il sole sparisce dietro una collina e quindi qui arriva questo freddo particolarmente intenso. Sicuramente sarebbe stato più utile per la gardenia un'illuminazione che porta un po' più di calore durante il giorno anche durante l'inverno, con un sole che magari sparisce poi verso le 5 del pomeriggio, le 5 o le 6. Noi qui, come dicevo, alle 3 del pomeriggio d'inverno il sole va via dietro la collina e ciao ciao, qua arriva veramente poi un'ondata veramente di freddo subito intenso. L'altro giorno sono venuto qua in giardino e ho trovato veramente un'esplosione di foglie di iris. Non erano così fino a 2 settimane fa, erano molto più stentati. Era un periodo in cui non pioveva più, la terra si era asciugata abbastanza, quindi aspettavano proprio la pioggia per ripartire. Questi non hanno ancora la formazione dei fiori, questi sono degli iris un po' mescolati come colori, c'è anche un iris bellissimo lilla che mi ha regalato la mia amica Eloisa, io l'ho riprodotto, l'ho moltiplicato, quindi qui ce n'è più di uno e quindi qui si colorerà veramente con questo cerchio di iris fantastico, veramente bellissimo. In più c'è stata questa esplosione nell'ultima settimana, sono cresciute delle foglie incredibili, tutto è diventato molto più compatto, molto più spesso. Qua dentro io ho seminato tagete, ho seminato dei fiori da campo per avere tantissime fioriture. Questa pioggia permetterà ai semi di poter germogliare e poi si alternerà durante le prossime settimane qualche giorno di sole bellissimo e qualche pioggerellina, tutto si manterrà sempre abbastanza umido e permetterà a queste piante di poter nascere. In effetti avevo seminato già 2 settimane fa, ma il secco non aveva permesso ai semi di germogliare. Adesso con queste piogge vedo che sono spuntate tantissime piantine, quindi quasi dovrebbe essere poi ricoperto tutto di fiori. In più c'è questo iberis bianco con questi fiori molto piccoli e ho sistemato anche questo lilla che ha una fioritura. Mi accontento perché è una pianta giovane, quindi spero di riuscire a vedere la fioritura di questo lilla, che non venga danneggiata anche lei da piogge che magari arriveranno continue, spero veramente di no, e soprattutto che non ci sia un passaggio di lumache anche lì. Qua non le vedo e che non vadano a danneggiare proprio i fiori del lilla, che hanno questo profumo molto molto delizioso. Il lilla è una pianta che si sviluppa con lentezza, quindi prima di avere una bella pianta di lilla con tanti fiori dovrò aspettare probabilmente qualche anno. Come tutti gli anni in questo periodo l'albero di Giuda fiorisce con questa colorazione meravigliosa, fiori che nascono direttamente dal legno. Questa è la caratteristica dell'albero di Giuda, dopo farà le foglie, quindi anche questa è una pianta da potare dopo la fioritura. Volevo, se si legge ancora, leggervi il suo nome, è Cercis siliquastrum, l'albero di Giuda, potatura che va fatta dopo la fioritura naturalmente, perché così ci godiamo questi fiori che nascono direttamente dal legno con questo colore lilla rosato fenomenale. Quando ho acquistato questa pianta l'ho messa in giardino, non ha fiorito subito molto bene, l'anno dopo ha fatto una bella fioritura, mi ero rotto la caviglia, quindi non sono riuscito a farvela vedere. L'anno scorso non sono riuscito a farvela vedere per bene perché è cominciato il periodo di questi monsoni allucinanti che arrivano ormai anche qua, che durano tantissimo, con tantissime piogge, quindi tutto rovinato. Quest'anno di nuovo fioritura e pioggia, quindi ve la faccio vedere così. Vediamo se i fiori resisteranno, perché ha una fioritura unica, vediamo se resisteranno anche fin dopo le piogge, per farvi vedere veramente in pieno la fioritura bellissima di questa pianta che è straordinaria. È una leguminosa, quindi le leguminose che cosa fanno? Arricchiscono il terreno di azoto, perché trasformano l'azoto atmosferico e lo fissano al terreno. Quindi qua sotto il terreno, sotto questa pianta, è abbastanza concimato, diciamo. Lei provvede proprio ad arricchire il terreno di azoto, essendo, come dicevo, una leguminosa. Ecco, potete vedere che il glicine che ho qui vicino al gazebo, che io chiamo tropicale, ha sviluppato una fioritura un po' più avanti, perché qua è vicino alla casa, quindi qua c'è un clima leggermente diverso, un pochettino più protetto nella vicinanza della casa, piantato in vaso naturalmente, perché il glicine piantato in terra davanti ad una casa può essere un pericolo, perché con le radici tende a sollevare piastrelle e tutto il resto.
quindi teniamolo sempre lontano dalla nostra casa. Questo è in un grande vaso, si è sviluppato bene, vedete che anche qui con la potatura è servita, adesso mi avvicino un pochettino, la guardiamo insieme, fiori appesantiti totalmente dalla pioggia, però ha ricoperto tutta questa parte di questo pergolato con i suoi bellissimi fiori viola e profumati. Ecco, vedete che c'è tutta la fioritura, io qui mi aspettavo una bella giornata di sole e tutti questi fiori che fuoriuscivano dalle canne di bambù. Ho tolto tutti i fili che avevo per tenere i rami del glicine e farlo sviluppare come pergolato, ho messo delle canne di bambù, pensavo di vedere tutti questi fiori che venivano giù, i fiori ci sono ma sono molto appesantiti, però va bene perché è un inizio di fioritura, quindi c'è ancora molto da aprirsi, da svilupparsi, da pendere verso il basso, come è classico dei fiori del glicine, con questo portamento un po' cadente dei suoi fiori, e quindi qua sotto la prossima settimana, perché comunque durano un pochettino i fiori del glicine, avrò qualcosa di veramente colorato e viola. Anche qui questo glicine è stato potato, lasciando tutto ciò che c'era di laterale piccolo che porta i fiori, e il prossimo anno e quest'anno anche continuerà a svilupparsi, lo faccio andare in quella direzione in modo da coprire totalmente il pergolato di bambù. Ecco, io sono una persona abbastanza grezza, non sono una persona molto fine, che sta attento veramente, perfezionista, che sta attento veramente alle temperature, a tutto quanto che deve corrispondere perfettamente. Io le mie piante le metto sempre in alcune condizioni in cui devono sopportare anche qualcosa di un po' estremo, proprio per abituarle un pochettino al clima un po' del luogo in cui abito. Quindi anche la gardenia adesso si trova all'esterno sotto queste piogge, la sera le temperature sono sui 7-8 gradi, ho portato fuori anche la Nepenthes Miranda, anche lei sotto la pioggia, anche se è un'acqua abbastanza fredda, perché era in casa, non ce la faceva più, c'era poca luce, non riusciva a svilupparsi bene, aveva un ramo molto lungo che faceva delle foglie piccole deformi perché non aveva tutta la luce che richiede questa pianta, perché la Nepenthes è una pianta che ha bisogno di una buona illuminazione. Così ho detto, siamo alla metà di aprile, mancano 2 settimane, arriviamo a maggio, il periodo in cui io tiro fuori tutto. Ho visto le previsioni del tempo, le temperature si manterranno di notte sempre, nella prossima settimana almeno, sempre sui 8 gradi, 10 gradi, quindi va bene per la Nepenthes, almeno per questo tipo di Nepenthes, che è una delle meno delicate. L'ho portata fuori, prenditi un pochettino di freddo anche tu, e goditi soprattutto però questa luce molto intensa di sole, non oggi perché piove, ma nei giorni scorsi ad esempio c'era una bellissima illuminazione solare, un sole non così forte e così caldo, e quindi le ho detto senti, abbronzati, comincia ad abbronzarti. In effetti questa foglia era verde, l'ha colorata un pochettino di rosso, quando le foglie delle Nepenthes si colorano un pochettino di rossastro, scusate, vuol dire che stanno ricevendo una luce molto buona. Attenzione però, perché non sono piante da tenere in luce solare in estate, proprio sotto il sole anche nel mezzogiorno. Ripariamole un pochettino perché altrimenti si bruciano le foglie e la pianta può soffrire. Per adesso il sole, anche se c'è, non è particolarmente forte. Stesso discorso per la gardenia, che io tengo nella serra fredda in inverno, anche lei totalmente sotto la pioggia, temperature anche abbastanza basse, e anche lei irrobustisce un po', fatti un po' il carattere robusto e tira fuori questi bellissimi fiori bianchi profumati che poi verranno fuori poi nel corso diciamo tra un mesetto circa, perché la gardenia è una pianta che fiorisce poi verso il periodo di maggio, metà maggio se non sbaglio, comincia a tirar fuori questi bellissimi fiori bianchi. Quindi anche lei l'ho messa fuori. Comunque lei è già abituata abbastanza un po' al fresco, perché essendo in una serra fredda in inverno prende già delle temperature che sono abbastanza basse, quindi l'ho abituata un po' ad una temperatura un po' estrema. Io qua noto che c'è uno sviluppo di nuove foglioline, e quindi questo vuol dire che veramente che a maggio magari avremo già i fiori della gardenia. Vediamo come si sviluppa il tutto. Stesso discorso anche per le tillandsie, erano in casa, non riuscivano più a portare a termine una fioritura perché c'era veramente poca luce. Infatti qualcuno ha cominciato a fiorire e poi ha abortito i suoi fiori proprio perché non aveva una luce giusta per poter fiorire. Mi sono detto porto fuori tutto,
e le metto sotto il gazebo tropicale, naturalmente con un'attenzione in più rispetto magari alla Nepenthes che può prendere tanta acqua. Le tillandsie sappiamo benissimo che sono piante che vanno bagnate sì, però con parsimonia, nel senso che soffrono di marcescenza, quindi se io le espongo in questo momento ad una temperatura bassa, sotto le piogge che durano magari una settimana, queste piante marciscono tutte. Quindi sono qui, io sono circa, le ho portate fuori 2 settimane fa ed è una settimana che non gli do acqua, perché comunque c'è un'umidità atmosferica abbastanza alta e quindi hanno tutto ciò di cui hanno bisogno, perché sono piante che si idratano anche con l'umidità atmosferica. Bisogna bagnarle poco, bisogna comunque dargli dell'acqua, fare attenzione che l'acqua non entri nell'intersezione tra una foglia e l'altra, perché hanno queste cose un po' compatte in cui si infila dell'acqua dentro. Se all'interno rimane dell'acqua che rimane lì per giorni e giorni con basse temperature, queste piante rischiano veramente di marcire. Quindi ho detto le porto fuori ma le proteggo, non gli darò l'acqua finché non arriveranno di nuovo queste giornate particolarmente forti di sole, in modo che posso nebulizzarle un pochettino e poi il sole forte farà sì che quest'acqua nebulizzata poi evapora, comunque si asciuga sulla pianta, la pianta riesce ad assorbire ciò che gli serve e poi la pianta si asciuga completamente. Questo permette la sopravvivenza delle tillandsie in un ambiente esterno della nostra casa. Quando poi arriverà finalmente una primavera caldissima e un bellissimo sole, anche se ci sarà qualche pioggia, ma un sole che successivamente asciuga, io queste tillandsie comincerò a sistemarle poi sotto il glicine qui del gazebo, in modo che possano prendersi tutta l'acqua che vogliono, ma ci sarà questo sole caldo che le asciugherà di volta tra una bagnatura e l'altra, e in più saranno rivolte poi tutte sempre verso il basso, in modo che l'acqua quando le bagna va sempre giù e non rimane ferma all'interno delle piante, quindi tutte capovolte rivolte verso il basso. Bene, concludo questo video di appuntamento in giardino in questa giornata nebbiosa, sembra quasi una giornata autunnale, viene voglia di prendere un cestino, un bastone e andare a funghi, ma è in primavera e ad aprile ci aspettiamo anche questo, queste giornate particolarmente uggiose, un po' come quelle autunnali. Aspettiamo il sole per tornare in giardino, soprattutto anche per fare i lavori tipo il taglio dell'erba, perché l'erba sta crescendo tantissimo con questa pioggia. Andrò a fare adesso un controllo sulle lumache per quello che riguarda l'orto e le piante un pochettino più delicate, cercando di prenderne il più possibile e portarle poi in una zona lontana, proprio per cominciare di nuovo questo controllo sulle lumache che nell'orto soprattutto possono creare dei gravi danni. Ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Metterò di sotto di questo video il video della potatura del glicine, visto che abbiamo parlato di glicine, questo video è anche di altre piante, e ci vediamo presto. Ciao a tutti e grazie, adesso vado a casa, prendo guanti, secchiello e vado a raccogliermi le lumache per portarle poi lontano. Ciao a tutti e grazie, ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!